Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Il video di oggi sarà un mega update su tutto quello che è successo in vasca nelle ultime settimane. Ultimamente sono stato un po' impegnato tra ferie e altri impegni personali e non sono riuscito a lavorare su nuovi video e in realtà non sono riuscito neanche a curare molto la manutenzione della vasca, che è stata pressoché assente, e chiaramente la vasca ne ha risentito. In particolare sto avendo una piccola esplosione di cianobatteri che hanno ricoperto principalmente la sabbia e qualche altro punto della rocciata, e che con molta probabilità è stata causata da due fattori. Da un lato la scarsa manutenzione di queste settimane, quindi la mancanza di cambi d'acqua e la mancanza di pulizia, che ha fatto salire il livello di nutrienti in vasca, e dall'altro lato l'arrivo delle alte temperature estive, che hanno sicuramente contribuito a creare delle condizioni ottimali per la prolificazione dei cianobatteri. I cianobatteri infatti sono noti per prolificare a condizioni ambientali davvero estreme, in cui gli altri organismi viventi difficilmente riescono a sopravvivere, e quindi la competizione con altri organismi è davvero scarsa. In realtà comunque la situazione non è proprio fuori controllo, perché si tratta ancora di un sottile strato rossiccio sulla sabbia, però vista comunque la rapidità con cui possono moltiplicarsi è sempre bene intervenire per tempo. Al momento sto facendo dei cambi d'acqua ravvicinati con sifonatura del fondo per cercare di rimuoverne il più possibile dal sistema. Inoltre ho comprato questo trattamento anti-cianobatteri che dovrebbe darmi una mano in questa battaglia. Si tratta del Ciano Clean della Korallenzucht, che è un'azienda tedesca specializzata tra le altre cose in prodotti per il trattamento dell'acqua. Questo prodotto è un trattamento naturale perché consiste in un mix di batteri che col tempo dovrebbe andare a sopraffare e quindi a eliminare del tutto i cianobatteri dalla vasca, senza però andare ad infastidire pesci e coralli. Vanno aggiunte 2 gocce al giorno per ogni 100 litri durante il periodo di trattamento, e poi in maniera preventiva 2 gocce alla settimana per prevenire appunto la ricomparsa dei cianobatteri. In realtà lo sto già usando da qualche giorno e al momento non ho visto dei risultati tangibili, proprio perché, trattandosi di un rimedio naturale, per vedere i primi risultati saranno necessarie alcune settimane. E in realtà lo stesso produttore dichiara che nei casi più gravi potrebbero essere necessarie anche 8 settimane per vedere i primi risultati, quindi non posso far altro che aspettare. Insieme ai cianobatteri stanno comparendo sulle rocce alcune alghe filamentose, anche in questo caso sicuramente spinte dalla scarsa manutenzione delle ultime settimane. Quindi ho deciso di rinforzare un pochino la cleanup crew e ho acquistato queste 2 lumache turbo che si vanno ad aggiungere alle lumache Trocus che avevo già in vasca. In realtà le turbo sono molto simili alle Trocus, se non per il fatto di raggiungere dimensioni maggiori, e quindi potenzialmente potrebbero consumare più alghe di quanto non facciano le Trocus. Adesso non vorrei che il mio giudizio fosse in qualche modo influenzato, però vedo che in un paio di giorni in vasca hanno già ripulito alcune parti delle rocce dove hanno trascorso la maggior parte del tempo, e mi auguro quindi che nei prossimi giorni continuino il fantastico lavoro che stanno facendo. Piccolo update per quanto riguarda il Gramma Loreto di cui vi avevo parlato nel video precedente. Finalmente sta iniziando a prendere confidenza con l'ambiente e quindi inizia a farsi vedere in giro, invece di starsene tutto il tempo rintanato come faceva all'inizio. Sto notando però che i colori sono un pochino sbiaditi, forse a causa dell'alimentazione non proprio costante e ottimale, visto che comunque, standosene rintanato tutto il tempo, la quantità di cibo che riusciva ad accaparrarsi era a malapena sufficiente. Quindi sto pensando di acquistare a breve un alimento liquido proteico che aiuterà sicuramente a rendere i colori più brillanti anche di tutti gli altri pesci. Adesso invece passiamo a parlare dei coralli. Nel video precedente sono stato sgridato perché avrei dovuto pronunciare il nome di questi 2 coralli alla latina, quindi la pronuncia corretta sarebbe Sarcophyton e Lobophyton.
In ogni caso ho dovuto spostarli da dove li avevo posizionati inizialmente perché il Gramma loreto continuava a smuovere e a sputare la sabbia fuori dalla sua tana e questa finiva direttamente sui coralli irritandoli. Entrambi infatti avevano iniziato a rimanere chiusi per giorni e a fare la muta in continuazione per liberarsi dei detriti che finivano addosso ai due coralli, appunto. Quindi ho deciso di spostare entrambi i coralli in una posizione più rialzata dove sono più riparati ma anche più esposti alla luce. Il Sarcophyton mi sembra in ottima salute, per il momento è cresciuto principalmente in altezza mentre la larghezza della testa è rimasta più o meno quella, ma col tempo sicuramente si svilupperà anche in larghezza. Al contrario, il Lobophyton ha perso un pochino di colore nel momento in cui l'ho spostato in una zona a più alta luminosità, probabilmente come reazione allo stress dovuto al brusco sbalzo in termini di quantità di luce. Però vedo che comunque è in buona salute visto che nonostante tutto è sempre completamente esteso. Ed inoltre mi sembra anche che sia cresciuto un pochino in larghezza rispetto a quando l'ho comprato. Passiamo invece ai coralli nell'altro lato della vasca. Ho acquistato due nuovi frag di Discosoma e in particolare una piccola talea di Rhodactis Red Blue, anche se ad essere onesti il colore è più sull'arancione. Mi piace un sacco principalmente perché è un colore nuovo rispetto alle tonalità già presenti in vasca, più bluastre e violette, e onestamente non vedo l'ora che cresca ed apporti ancora più colore alla vasca, visto che comunque adesso è davvero molto piccolo. Molto piccolo è anche l'altro frag che ho comprato, che è una Ricordea Gold. Personalmente adoro le ricordee perché hanno quelle piccole bollicine colorate che creano un effetto di colore e movimento davvero intrigante, e quindi sicuramente ne arriveranno delle altre in futuro. Gli altri coralli che avevo già in vasca sono in ottima salute, hanno una colorazione intensa ma soprattutto sono cresciuti a vista d'occhio. In particolare il Discosoma violetto con le sfumature rosa, che probabilmente è quello nella migliore posizione per quanto riguarda la quantità e la qualità di illuminazione, e questo gli ha permesso di raddoppiare quasi in diametro. Alla fine ho deciso di spostare i Discosoma su questa roccia almeno per i primi mesi in cui la quantità di coralli in vasca è piuttosto ridotta, in modo da sfruttare al meglio la posizione più rialzata e più vicina alla luce, però comunque in futuro non mi dispiacerebbe farli crescere sul fondale in modo da guadagnare più spazio sulle rocce per altri coralli. Ultimissimo argomento, prima di salutarci, ho iniziato ad utilizzare questo alimento liquido per coralli, il Phytomix della Aquaforest, che è appunto un mix di fitoplancton e zooplancton specifico per coralli molli e non fotosintetizzanti. Va dosato nella misura di 10 gocce per ogni 100 litri d'acqua a giorni alterni e dovrebbe in qualche modo migliorare la crescita e la colorazione dei coralli. Io ho iniziato ad utilizzarlo da circa una settimana e chiaramente ad oggi non ho visto risultati apprezzabili, però vi aggiornerò sicuramente nei prossimi video. Arrivati a questo punto noi ci salutiamo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao!